Per addestrare il cane si utilizza il premio. Tecnicamente si chiama rinforzo positivo. Ma come possiamo scegliere il premio giusto per il nostro cane? Scopritelo assieme a noi. Innanzitutto partiamo dal presupposto che se il cane non è interessato a ciò che gli vogliamo dare, questo non sarà un premio. Sembra abbastanza scontato. Se io ti dico, se mi porti a casa 7 in matematica, ti do i maccheroni crudi in bianco, Noxy, stai qui terra, tu non ti impegnerai. Se invece magari ti dico andiamo a mangiare una pizza o un hamburger, quello magari sarà più intrigante. Quindi innanzitutto bisogna capire che cosa interessa al nostro cane. Qui abbiamo 3 cani, 3 personalità diverse, 3 caratteri diversi e quindi interessi diversi. Ad Artaxino piace il gioco e il cibo allo stesso livello, al di sotto di questo ci sono le coccole. Qui abbiamo la mia cucciola che invece preferisce il frisbee, la pallina, la treccia e poi il cibo e le coccole. E qui abbiamo Splash che invece è un mangione coccolone, del gioco non gliene frega una mazza. Diciamo che per lui la classifica è cibo, coccole, pallina, treccia, frisbee. Per Artaxino è cibo, pallina, frisbee, coccole. Per lei è frisbee, pallina, treccia, coccole, cibo. Se io adesso che lei è distratta dai bambini che corrono cerco di tenerla qua con un pezzettino di cibo, deve essere qualcosa di molto appetitoso, perché se le do il biscottino lei se ne frega altamente. Se io qui ho la pallina e qui ho un Würstel, lei prende la pallina, non gliene frega niente del Würstel, tu glielo metti, lei dice no, non ce la fa, non voglio mangiare adesso perché sono impegnata. Quindi innanzitutto dobbiamo individuare che cosa interessa al nostro cane. Io la tengo al guinzaglio perché è ancora in fase di addestramento, non deve abituarsi ad andare a rompere le scatole ai bambini e io non mi voglio prendere una denuncia, quindi stiamo qua legati. Tutti legati perché li metto sempre nella stessa condizione. Ops. Se loro dovessero essere liberati, che liberarli è un premio, e lei no, lei capisce che forse sta facendo qualcosa di sbagliato e gli altri sono liberi perché se lo meritano e quindi si riparametra il comportamento. Una volta individuato che cosa interessa al nostro cane, dobbiamo utilizzare quell'interesse per far leva sull'apprendimento. Nell'addestramento noi utilizziamo il sistema del condizionamento tramite rinforzo positivo, condizionamento operante, shaping, problem solving, tenendo in considerazione le doti cognitive del nostro cane. Col mio premietto devo riuscire ad ottenere all'inizio l'attenzione del mio cane. Vi faccio un esempio. Qui ho dei premiettini. Guardate che cosa succede se io adesso col premiettino in cibo provo a distrarre lei. Mi è andata bene. Però vedete che si distrae. Guardate Splash quanto invece è molto più mangione. Eppure Artax, però adesso non voglio qua il casino. Ok, stai a terra Flash. Bravo, stai a terra Noxy. Tieni. Questo premietto Splash però quando io parlo, se mi state davanti non mi vede un cazzo di nessuno, state fermi qua, ferma te. Dai che devo tagliare tutta sta roba, che palle. È molto comune quando iniziamo a fare i primi esercizi con i cani che il nostro cane avrà un tempo di attenzione molto breve. Noi dobbiamo essere bravi a fargli piacere le nostre sessioni di addestramento partendo dalle cose che lo motivano di più. Ricordiamoci questa cosa, se io non sono motivato non faccio niente. Se il cane non è motivato da quello che gli sto proponendo, da quello che sta facendo, non fa niente. Ricordiamoci anche che il cane ha una motivazione collaborativa. Ci arriviamo dopo. Inizialmente quindi devo partire da qualcosa che al cane interessi. Faccio l'esempio del gioco come premio. Ad Artax, quello lì, all'inizio non piaceva nulla e ho iniziato con la corda della palla, la palla attaccata alla corda, a lui piaceva proprio tirare la corda. Va bene, inizi da quello. Non puoi forzarlo a prendere la palla se non gli piace, gliela fai piacere ancora meno, gliela fai odiare a un certo punto. Quindi non bisogna insistere o costringere,
Bisogna riuscire a motivare il nostro cane e gratificarlo. Questo è il principio. Che gratificazione è una cosa che non mi interessa. Che gratificazione è una cosa che mi sbatti in faccia. Tipo, prendo il gioco e te lo sbatto in faccia. Non è bello, ok? Tipo, mangia questa pizza, è buonissima. Non funziona così, vero? Partendo da una bottiglia di plastica e un cordino della palla con la corda, sono riuscito a fargli piacere le mie sessioni di gioco e a trasferire quell'interesse ad altri oggetti, pallina, frisbee, treccia, eccetera, sfruttando il principio del condizionamento. Cosa significa? Se il cane si diverte facendo l'addestramento, a lungo andare non gli interessa più il Würsel di un certo tipo, il premio di un certo tipo, che sia quella pallina, che sia quello, altrimenti non gioco, non mi diverto, non faccio niente. A un certo punto la gratificazione diventa proprio il fatto di sentire di essere bravo e di gratificare il proprietario, per via di questa sua motivazione collaborativa. È ovvio che il premio ci deve essere, ma il premio diventa il bravo. Qualunque cosa dai al cane a un certo punto diventa per lui qualcosa di bello, perché se l'è guadagnato, perché si ricorda che è bello il suo premio, eccetera eccetera. Ovviamente se una cosa al cane proprio non interessa, non avrà valenza di premio, quindi ci si può arrivare a far piacere qualsiasi cibo, qualsiasi gioco, vero? Però ci vuole tempo e bisogna innanzitutto partire da qualcosa che al cane interessi. Che tipi di premio si utilizzano per addestrare il cane? Quali sono i premi migliori e che premi uso io? Visto che me lo chiedete sempre. Partiamo dal classico Würsel. Il Würsel va tagliato grosso come l'unghia di un mignolo della mano sinistra. Io ho sgarrato in passato, quindi non ce l'ho più. Altrimenti potete utilizzare tutti i premietti che sono in commercio. L'importante è che evitiate quelli duri o tipo biscotto, biscottosi, che il cane ci mette mezz'ora a masticare. E soprattutto poi generalmente sono delle sberle gigantesche, sono altro che l'unghia di un mignolo, che adesso c'ho di nuovo. È un mignolo intero. E non sono adatti all'addestramento perché non riuscite a tenerlo dinamico, in quanto il cane ci mette mezz'ora a masticarli e poi non sono tanto buoni. La consistenza è quella del Würsel, che puzzino e che siano morbidosi un po', capito? In alternativa utilizzo dei pezzi di formaggio, delle croste di formaggio, degli avanzini così, perché gliene si dà poco, non gli si dà una bistecca. Io con mezzo Würsel di quelli piccoli ci faccio una bella sessione di addestramento. Parlando dei premietti che trovate in commercio, consiglio quelli un po' morbidi e di farli a pezzettini piccoli, appunto come l'unghia del mignolo della vostra mano sinistra. Come utilizzare il premio? Il cane si deve guadagnare tutto, soprattutto se si parla di cibo, quindi lo snack è una roba che non esiste. Lo snack non è che il cane muore di fame e gli devi dare lo snack. Il premietto, il masticativo, il lancio del gioco, lo snack lo si dà al cane quando il cane se lo guadagna, se lo merita o ha fatto qualcosa che io voglio premiare, quindi fissare nel suo repertorio comportamentale. Cosa vuol dire che il cane se lo deve guadagnare? Significa che se il cane viene a chiedermi cibo, io non glielo devo dare, devo utilizzarlo a mio favore per ricreare una situazione in cui il cane caccia per l'ottenimento del cibo. Siccome i nostri cani non fanno una mazza, non cacciano e sono dei predatori, e noi vogliamo appagare, noi dobbiamo appagare Noxy queste sue attitudini da predatore, se no sorgono vari problemi, noi ricreiamo una situazione in cui il cane deve fare qualcosa per ottenere il cibo. E quindi gli insegniamo tutti i tricks, i comandi, il seduto, la zampa, e diamo il cibo quando il cane fa bene. Se il cane sbaglia, il cibo non glielo si dà. Ah, ha sbagliato, glielo do lo stesso. No, il cibo è uno dei rinforzi più potenti. Vi dico, con lei non tantissimo. Scappava.
Scappava. Ricordatevi che il cibo è la risorsa vitale più importante e dovrebbe essere quella più ambita da un cane. Non gli va data gratuitamente, bisogna gestire quindi tutti questi premietti extra. Pappa, la pappa conta anche quello come premio, ma è diverso, è un altro discorso a parte. Noi i premietti li utilizziamo per addestrare il cane e premiarlo quando fa qualcosa che noi vogliamo fissare nel tempo. Cercate di utilizzare questi tipi di premio: Würstel, pollo, quello che volete, tacchino. Altrimenti potete andare su quelli che trovate in commercio. L'importante è che abbiano queste caratteristiche di morbidità, di gusto, che al cane intrighi. Un'altra cosa da tenere in considerazione: vergognati. Per mantenere il cane sempre interessato e intrigato alle nostre proposte è di utilizzare sempre premi diversi, soprattutto all'inizio. La varietà è un fattore importante sia per quanto riguarda la quantità di premio elargita o la dimensione, che deve essere rapportata allo sforzo che ha fatto il cane. Se ha fatto una cosa grandiosa, posso dargli un osso intero o una manciata di premietti, oppure un gioco nuovo che lui non ha mai visto. Se il cane non è interessato, dovete trovare qualcosa che lo motivi.